Si salve, questa è la recensione del climatizzatore inverter da 12.000 BTU Daikin modello FTX-V 25AV1B con unità esterna RXV 25AV1B. Per quanto riguarda il libretto delle istruzioni, è questo qui, vedete? È il libretto di istruzioni di tutti questi modelli. Come vedete c'è la sigla FTX e la sigla ATX. Dove praticamente FTX e ATX sono le sigle dell'unità interne, mentre RXV e RXV sono invece le sigle dell'unità esterna. La differenza è nel fatto che quelli con la sigla FTX sono prodotti in Europa, mentre quelli invece con la sigla ATX sono i modelli prodotti in Cina dalla Daikin, che sono i modelli più economici e quelli che trovate nelle catene dei supermercati, mentre gli altri sono invece la linea professionale. Vedete, abbiamo tre spie. Una è la spia quella a sinistra del riscaldamento, cioè il sole, poi c'è la spia del raffreddamento, che è quella centrale, e poi c'è la spia dell'alimentazione, che sono in questo caso, vedete, sono accese perché in questo si trova acceso in modalità climatizzatore, e poi l'altra è la finestra del ricevitore. Come potete sentire, il rumore è silenzioso, uno dei più silenziosi, intorno ai 23-24 decibel. Per quanto riguarda le dimensioni di questo condizionatore, poi vedremo il modello, questo è il modello 17, vedremo poi un modello 2018, il Daikin Eco Plus, che ha un ulteriore sigla. Vedete, questo ha una lunghezza di circa 80 cm, un'altezza di circa 24 cm e una profondità, che potete vedere qui, di 20 cm. Quindi è per lo più lungo e sottile, cioè spesso proprio il giusto, e deve essere montato a 15 cm dalle pareti laterali, cioè deve essere 15 cm da una parte all'altra. Per quanto riguarda poi la rumorosità dell'unità esterna, ora vi faccio sentire la rumorosità. Queste sono le specifiche quando riguarda sia unità interna e unità esterna. Vedete, è prodotto in Europa, c'è scritto anche sullo scatolo, c'è scritto questo in Belgio. Vedete, c'è la classe di efficienza energetica, che è la classe A, il consumo annuale di elettricità sono 1143 kW all'anno, 2.45 è la capacità dichiarata in kWh a meno 10 gradi centigradi. Qui ci sono, vedete, i valori di rumorosità: 63 dB per quanto riguarda l'unità esterna e 51 dB l'unità interna, ovviamente alla massima potenza. Pulsante oscillazione. L'avveritore praticamente di ventilazione orizzontale del condizionatore oscillerà automaticamente nella posizione automatica. Poi si giù con la massima, poi abbiamo il pulsante risparmio, che è il pulsante save. Questo pulsante risparmio nel modo raffreddamento mi fa funzionare l'unità in modalità sempre risparmio. Come dicevo, sul display appare la scritta SE. Il condizionatore d'aria funzionerà a una velocità automatica. Poi abbiamo il pulsante praticamente ventola X, che è sempre il pulsante X-Fan, che dopo aver premuto questo pulsante in modalità raffreddamento o deumidificazione, sul display apparirà l'icona X-Fan e la funzione ventola viene avviata. Poi abbiamo il pulsante praticamente timer, che si va praticamente per accendere o spegnere a un determinato orario il condizionatore. Poi abbiamo il pulsante ore notturne, cioè il pulsante sleep, che si può essere usato nella modalità raffreddamento, riscaldamento o dehumidificazione. Questo pulsante ore notturne praticamente il condizionatore si imposta automaticamente in base alla temperatura esterna. Poi abbiamo il pulsante praticamente light, luce, che serve per spegnere la luce del display dell'unità interna.
Poi abbiamo niente, i pulsanti sono terminati, queste sono le varie funzioni del condizionatore. Questa è l'unità esterna, come potete vedere silenziosissima. Quando riguarda le specifiche tecniche sono qui laterali, il gas è l'R410A, modello RX B35V1B, la corrente 220-240 V 50 Hz, il gas l'R410A, il peso che è di 29 kg, salve. Questo invece è il Daikin che ha la sigla FTX B35C2V1B con unità esterna RXB35C5V1B9. Anche questo classe A, A più per il raffreddamento e anche A più per il riscaldamento. Per quanto riguarda la rumorosità, questo qui è 58 dB per quanto riguarda l'unità interna e 62 dB per l'unità esterna, sempre da 12.000 BTU. Vedete in questo caso le spie rispetto al precedente sono poste, vedete qui di lato, c'è il pulsante on e off, poi c'è la spia, vedete del raffreddamento e in questo caso anche la spia del timer. E poi c'è il sensore per il telecomando. Le dimensioni rispetto al precedente, questo qui è 78 di lunghezza, quindi è più corto, però è più spesso, 28, vedete quanto fuoriesce dalla parete, e 23 invece è l'altezza. Per quanto riguarda il telecomando vedete è praticamente identico al modello precedente, c'è praticamente solo diverso posizionamento dei pulsanti, c'è sempre il pulsante on off giallo e quello powerful, cioè che è il turbo a sinistra, poi c'è il pulsante mode per passare nelle varie ovviamente funzionalità del condizionatore, dal dehumidificatore al ventilatore, poi c'è il fan, vedete che è il per regolare la potenza delle ventole, swing per regolare invece la posizionamento delle ventole, temp che è il nostro vecchio più e meno, swing quello dell'oscillazione automatica, poi c'è il pulsante comfort che in questo caso la posizione delle alette verrà modificata impedendo all'aria di soffiare direttamente sulle persone presenti nell'ambiente. Poi c'è il pulsante, quello del turbo, poi c'è il pulsante econo, che è questo qui a sinistra, è una funzione che permette un funzionamento efficiente limitando il valore del consumo elettrico massimo. È utile quindi per i casi in cui si deve prestare attenzione ad evitare che un interruttore possa scattare quando il prodotto sta funzionando insieme ad altri apparati. Poi abbiamo il timer, che è quello praticamente per off, cancel e on, quello praticamente per off per attivare un orario di spegnimento, on per attivare un orario di accensione e cancel invece per cancellare quello che abbiamo impostato. Anche questo condizionatore è a un gas R410A ed è prodotto anche questo in Europa, come infatti avevo già detto prima, con la sigla FTX si indica quindi la linea professionale Daikin prodotto in Europa, in questo caso è made in Repubblica Ceca, l'altro invece era made in Belgio. Ecco l'unità esterna, vedete anche questa qui silenziosissima, vedete, la potete confrontare con l'unità esterna, vedete precedente, vedete, con il modello precedente. Vedete cambia un po' come dimensione, un po' più piccola, più stretta, però vedete? Anche qui di lato possiamo andare a leggere, vedete il modello,
l'anno di produzione, cioè maggio 2018, quindi si è fatto il modello 2018, l'altro invece era il modello 2017, ed R410 ha il peso che è di, anche questo qui, 29 kg.